Salve a tutti. Il Vangelo di questa quarta domenica del tempo di Quaresima ci presenta l'episodio della guarigione del cieco nato. Si tratta di un brano molto importante per la fede cristiana perché ricalca l'intero itinerario battesimale, che è visto appunto come un processo di illuminazione. Non a caso i battezzati, soprattutto nei primi secoli, venivano chiamati illuminati, perché condotti dalle tenebre alla luce. Ed è proprio quello che è successo al cieco nato di cui ci narra l'Evangelista oggi. Egli è condotto da Gesù dalle tenebre alla luce. Capite bene allora che la forte valenza simbolica di questo brano ci porta subito a considerare la cecità non semplicemente come qualcosa di solo fisico, ma ci parla di una cecità ancor più interiore. Ed è proprio questa che Gesù vuole mostrare anche ai farisei, coloro che pensano di vedere perché hanno la vista, ma in realtà sono ciechi, non ci vedono perché non hanno la luce. E qual è la differenza tra avere la vista e avere anche la luce? Se io ad esempio ho la vista, ma sono in una stanza buia, pur avendo la vista e gli occhi aperti, non ho la luce e quindi non vedo nulla. Ora, se ci soffermiamo maggiormente sull'episodio, la guarigione del cieco nato, e quindi diamo per scontato che noi, al contrario dei farisei, ci riconosciamo ciechi, abbiamo bisogno di essere condotti anche noi dalle tenebre alla luce, possiamo vedere alcuni aspetti utili di questo Vangelo che ci possono aiutare nel nostro cammino. Anzitutto vediamo che non è il cieco che vede Gesù, ma è Gesù che vede il cieco. E questo vale anche per noi. Gesù ci conosce e vede la nostra cecità e proprio ora, attraverso questa parola, come con il cieco, anche a noi vuole condurci dalle tenebre alla luce. Un secondo aspetto è che Gesù poi spalma del fango sugli occhi del cieco nato, che è terra impastata con la sua saliva, e questo simbolicamente è immagine della creazione nuova, in quanto è fatta sì di terra, ma anche dello Spirito del Signore, che è rappresentato appunto dalla saliva. E anche noi siamo una creazione nuova, siamo diventati creature nuove proprio con il battesimo. Quindi anche noi ci troviamo probabilmente come questo cieco che, pur avendo ricevuto un intervento divino, siamo delle creature nuove, tuttavia ancora non riusciamo a vedere chiaramente, come se avessimo del fango sugli occhi. Manca ancora una cosa per compiere il miracolo, per giungere alla luce. Dice Gesù al cieco: vai a lavarti alla piscina di Siloe. Poiché sappiamo che Gesù precedentemente si era identificato con questa piscina, possiamo dire che per noi questo significa immergerci completamente in Lui. Ma come avviene ciò? Come si fa? Ecco allora l'ultimo e terzo passaggio. Il cieco obbedisce alla parola di Gesù, l'ascolta, si fida di Lui e va a lavarsi. Questo, a mio avviso, è proprio il cuore, il centro di questo Vangelo ed è il messaggio anche per noi, cioè fidarsi, abbandonarsi completamente in Lui, fidarsi completamente di Lui, ascoltare la Sua parola anche quando siamo ancora ciechi. Anzi, proprio quando ancora siamo ciechi che dobbiamo fidarci e ascoltare la Sua parola, perché è proprio questo abbandono fiducioso che poi successivamente ci porterà alla luce. Ecco allora che attraverso questa fede profonda in Lui e nella Sua parola, attraverso questa obbedienza fiduciale e filiale, ecco che proprio questo ci dona la luce, ci illumina interiormente e quindi ci dona uno sguardo nuovo,
sulle cose, sulle persone e su Dio. E cosa comporta questo in noi? Un esempio e concludo. Se io vedo questo albero ma non sono illuminato, non ho la luce, io vedo semplicemente un tronco di legno, marrone, magari mi piace pure, è bello. Se io invece vedo questo albero illuminato con la luce dello Spirito e della fede, allora io in questo albero posso vedere tutta la mia salvezza. Mi può ricordare l'albero del peccato, come mi può ricordare l'albero della croce dove Gesù mi ha redento. E allora anche un semplice albero mi parla di Dio e mi unisce più profondamente a Lui. Grazie per l'ascolto e buon cammino.